E allora nella conoscenza c'era un contrabbando di sigarette e ne ho conosciuto tante di queste persone. Dopo finire le sigarette e cominciò a giocare. Al 75 io entravo a far parte di essere chiamato uomo d'onore, in quei periodi quando trasdevo io. Oggi non c'è più questo uomo d'onore, non esiste. È la finta di cosa nostra, ma finisce cosa. Nel 1975 lei poi è andato al soggiorno obbligato? Sì, sono andato fra il 75 e il 76, mi andiamo al soggiorno obbligato. Prima di partire diventavo uomo d'onore chiamato. Come ci è diventato uomo d'onore? Che cosa ha fatto? Quando si diventa uomo d'onore si fa un giuramento. Io conoscendo la buonanima Mimmo Teresi, eravamo di tanta vecchia data amici. Un giorno mi venne a pigliare al frigorifero, aveva un frigorifero in Corso dei Mille, all'Ingrosso, i cani, e mi ha portato dalla buonanima di Stefano Bontà. Là ho trovato tanti altri personaggi, chiamati uomini d'onore, e così è nato un giuramento. Un giuramento sarebbe un tipo 10 comandamenti: non guardare le donne degli altri, dire sempre la verità, e chi tradisce questa cosa nostra sarà bruciata come un'immagine che mi hanno dato in mano a me e puntano un dito per diventare appartenente a cosa nostra. E così mi hanno fatto anche a me, chiamato Moro Nostro. E chi era presente quando lei... Alla buonanima di Stefano Bontà, Mimmo Terese, i fratelli Pullarà, i fratelli Federico, Pierino Iacono, che questi mi sono dimenticati al verbale da dichiarare, ricordando meglio, e tanti altri. Va bene, contorno. Allora, dicevamo che questa elezione si fa ogni 5 anni, però può essere... Quando il regolamento ogni 5 anni, però capita pure prima, può capitare anche prima. Sì. E si fa soltanto per il capo della famiglia. Il capo e il sottocapo. E invece gli altri, i capidecina, da chi sono scelti? I capidecina sono decisi dal capo e una volta anche con le votazioni si decide chi pigliare meglio le persone in numero. Ora lei ha detto di essere una persona particolarmente vicina a Stefano Bontate. Sì. Sì. Ci vuole raccontare come è nata questa amicizia? Lei è entrata nella Prima di diventare cosa nostra o prima d'amicizia normale? Quando è sorta questa amicizia? Ma l'amicizia è nata che io ero un appassionato di caccia. Il Bontà era un matto per la caccia, la sua passione preferita. Io ero pure appassionato e così andavamo al tiro alla Daura o al tiro in campagna o da Fondo Favarella, a tante altre parti, e così è nata l'amicizia, andarci dietro. Prima di entrare nell'associazione? Prima di entrare nell'associazione, io sto parlando d'amico, non di cosa nostra. Sì. E quindi, ma lei sapeva che il Bontate aveva queste cariche in seno all'associazione? Essendo una persona fuori di cosa nostra non lo può sapere, vedo una persona rispettata, una persona che conta, ma i segreti di cosa nostra non li fuori non li può sapere. Se piglia lei un ladro non può sapere che è cosa nostra. Vedi che è una persona che comanda, dà ordine, ma non può capire l'importanza se non entra a far parte. Ma lei è stato presentato da Mimmo Teresi, è vero? Da Mimmo Terese e compagni, perché conoscevo tutte queste persone, erano amici miei già da ragazzi, prima di essere uomo d'onore. Ma il Bontate lo sapeva che lei era stato invitato a far parte dell'associazione? Questa è una cosa tremenda, c'erano pure i miei cugini a far parte di cosa nostra, anzi c'era pure mio cugino Nino Antonino, Grado Antonino. Grado Antonino, sì. Era pure di cosa nostra. Quindi lei ha cominciato ad avere questa amicizia col Bontate e poi è entrato dentro l'associazione. Sì, perché già io lavoravo con le sigarette mentre ancora non ero nessuno, perché prima si facevano solo le sigarette, non c'era niente di male, era solo un contrabbando, niente altro. In virtù di questa amicizia col Bontate, lei ha avuto delle condizioni particolari, è stato trattato particolarmente? Ma quando sono entrato a fare parte o prima? No, quando è entrato a far parte? Quando sono entrato a fare parte eravamo 10 persone senza capodicina e senza sottocapo, eravamo dirette per Stefano Bontà. Diretti, cioè praticamente lei non prendeva ordini dal capodicina ma poteva direttamente... Non pigliavo da nessuno, ero diretto con la banana di Stefano Bontà. Lei attraverso l'amicizia con Bontate è venuto a conoscenza anche senza... Lei ha partecipato all'elezione di Stefano Bontate? Sì. Stefano Bontate fu nominato... Non assoluto, nelle votazioni non fu assoluto, perché c'erano i signori della nostra famiglia che erano infiltrati per essere uomo d'onore, però che all'ultimata l'hanno tradito e già erano infiltrati dei signori colleonesi, immensi nostri. Quando è stata l'ultima elezione a cui lei ha partecipato? L'ultima votazione è stata al 79. Nel 1979?
Mi scusi, si è fatta al 74, non 5 anni ma in 4 anni la votazione. Ah, ecco, si è anticipata come ha detto Come io ho poco fa. detto, abitualmente si doveva fare ogni 5 anni la votazione, però con diversi motivi, alcune volte saltava o prima o dopo. Dove è avvenuto? Il posto dove è avvenuta questa elezione, questa votazione? A Villa Grazia, in una casa di campagna. A Villa Grazia. Sì. In una casa di campagna di Bontate? Sì. E lei mi diceva che questa elezione fu non pienamente soddisfacente per il Bontate. Sì. Perché? Perché già c'erano quelli infiltrati in casa nostra. Sì. Che erano... Come numeri che cosa è successo? Come numeri? Come numeri di risultati? Come numero di votazione ne ha presi... Non l'ha preso come l'aveva preso le prime votazioni quando è salito a 75, ma l'ha preso con pochi voti, ma purtroppo come elementi per bene non avevamo e rimasti tutti Stefano Bontà, perché erano tutti contro Stefano Bontà, anche quelli della nostra famiglia. Qua non siamo i perdenti e vincenti in merito, come dicono i giornali. Qua sono i traditori ecco, hanno fatto come giura, perciò hanno fatto la guerra, hanno vinto, hanno fatto Comunque tutto. Bontate non ebbe moltissimi voti, ma fu eletta ugualmente. Fu eletta, è chiaro, perché ebbe la maggioranza. E come vice capo poi chi scelse lui? Come vice capo Mimmo Teresi, la buona Mimmo Teresi. Mimmo Teresi. Sì. Per quanto a sua conoscenza, un momento, prima ultimiamo questa cosa sulla struttura. Lei ha detto che non ha mai partecipato a riunione della Commissione. No. E perché non ha partecipato mai a riunione della Commissione? Non c'è stata l'occasione, perché la struttura della Commissione è l'organo decisionale dell'intera struttura di Cosa Nostra, ma anche un soldato può fare ingresso in quella struttura ove vi sia l'opportunità o il motivo o l'interesse dei componenti della struttura stessa a accertare delle notizie o comunque a interrogare un soldato semplice, cosa che è avvenuta per il passato anche per tanti altri, ma per me non c'è stata l'occasione. Mi dica una cosa, per quanto riguarda le decisioni della Commissione, che riguardavano in particolare i fatti omicidiari, erano decisioni che venivano comunicate a tutti o erano decisioni che rimanevano celate? Certamente avevano una certa riservatezza, altrimenti non potevano divulgarsi all'intera organizzazione. Ci può dire i limiti di questa riservatezza? Cioè, che cosa succedeva? Chi lo sapeva e chi lo poteva sapere? Lo sapevano i componenti della Commissione stessa e poi le persone che dovevano essere investite per riflesso in base a quello che si era discusso e cosa si doveva fare. Okay, grazie. Ma certamente io ricordo che io facevo parte di Stefano Bontate, che era un membro della Commissione, e io ero alla sua diretta dipendenza, cioè non avevo gradi, ma nei confronti del Bontate io ero superiore alla sua confidenza, alla sua intimità, al consigliere stesso. Quindi lei vuol dire che tutte le decisioni della Commissione venivano comunicate da Bontate? No, non voglio dire questo, ma voglio dire che in alcune occasioni ho appreso direttamente dal Bontate alcune decisioni di Cosa Nostra. Scusi, per riassumere sull'episodio, Bontate è deceduto, Teresi, di cui ha parlato, è vivo? Teresi Girolamo? Sì, di quello di cui ha parlato. No, sono tutti morti, avvocato. Ah, di quelle persone, quindi è inutile che Sì. le faccio le domande. Per fortuna ci sono ancora i vivi. I vivi sono quelli imputati, avvocato. Quelli imputati Ulteriore- sono ancora vivi. E io sono uno di quelli Non vivi. si possono fare processi ai morti nel No, nostro sistema. Vorrei ma sapere, i vivi sono nel imputati, sono vivi. 1979, visto che lei era a conoscenza, i rapporti di Bontate con Badalamenti com'erano? In che anno? Nel 79. 79. Già Badalamenti era stato espulso dalla commissione, come capocommissione. E com'erano i rapporti fra Bontate e Badalamenti? Ma i suoi rapporti potevano essere clandestini, certamente non in sintonia con Cosa Nostra, perché lui era stato espulso. Volevo sapere se c'erano buoni rapporti, se erano coltivati buoni rapporti fra i due, tuttavia. Cioè Marino Vannoio, scusi, lei, Io so che qualche volta... lei è a conoscenza se nonostante... Ecco, stavo rispondendo. Sì, prego. So che qualche volta avevano modo di incontrarsi, ma io non li ho viste incontrare. Quindi Bontate non la teneva al corrente di questi suoi rapporti con Badalamenti? Io sapevo, come ho detto, dal Bontate che ogni tanto si incontravano, ma certamente riservatamente. Anche perché il Badalamenti era un uomo espulso da Cosa Nostra. E in quell'epoca
appunto, si incontravano per che tipi di rapporti? Si incontravano perché certamente avevano avuto una vita assieme. Io non entrai nel merito e neanche il Bontate mi disse particolare. Quindi non lo sa. Vorrei sapere, lei sa se in quegli anni Badalamenti fosse in Sicilia o se fosse altrove? Ma io non lo so, non mi sono interessato di Badalamenti. Dopo la sua estromissione io non ho avuto più modo di... Sa se, quindi non sa né dove era né se avesse vicissitudini giudiziarie in quell'epoca? No, non mi sono interessato di Badalamenti. Non lo sa. Sa a quell'epoca i rapporti fra Bontate e Calò come erano? Erano rapporti diplomatici, cioè non rapporti stretti, non rapporti buoni, non rapporti cattivi, rapporti diplomatici. Anche in quel periodo mi fa ricordare una cosa lei, che in circa quel periodo io ero partito, il ritorno che ero a Napoli, apprese che era stato ucciso un ragazzo nella nostra borgata, nel nostro territorio. Ok, ci disse a Bontate, ma perché noi siamo diventati paralitici, perché Bontate mi aveva detto che si aveva fatto dare 2 uomini dal Calò per uccidere questo ragazzo, dicendo al Calò, senti, siccome i miei ragazzi qua sono conosciuti nell'ambiente, qua questo è pure conosciuto, per cortesia mi fai sto favore. Avvenivano anche questi scambi di favori che sono normali nella struttura di Cosa Nostra. E io ci ho detto a Bontate, ma perché siamo paralitici noi? E lui mi ha detto, lascia fare a me. Cioè, c'erano alcune situazioni non certamente tanto felici, ma certamente non erano situazioni pericolose. C'era una situazione così, come ho detto poc'anzi, diciamo, un po' diplomatica. Vorrei capire, a quel momento Badalamenti viene espulso da Cosa Nostra, giusto? Sì. E Bontate come si era schierato su questo problema? Bontate si era schierato nel senso che le accuse mosse nella commissione furono mosse anche al Bontate e volevano che Bontate si dimettesse. Il Bontate disse, io non ho nessuna responsabilità, perché il motivo dell'espulsione dei Badalamenti dalla commissione fu quello che riguardava l'omicidio di Ciccino Madonino. Il Bontate disse, io non ho nessuna responsabilità, non mi dimetto e possiamo fare anche la guerra. E per un periodo abbiamo camminato con le macchine blindate col Bontate. Ma poi tutto si è rappacificato e comunque la cosa andava in una certa maniera. Certamente non era una situazione molto felice, ma comunque bisogna usare una certa diplomazia e qualcuno poi a sua volta fa i giochi di corrente, di politica all'interno della struttura, ma certamente non è che si perde il saluto, o si perde la stima, o si perde il vedersi o il continuare a vivere nella struttura. Ora, ci racconti di che cosa si lamentava il Bontate con lei? Insomma, quelle confidenze che ebbe occasione di fare. Le Bontate delle confidenze che mi dava a me erano che aveva tutta la commissione, non l'aveva d'accordo, perché quando dovevano fare una cosa, la commissione, non è che ci dicevano Stefano viene alla riunione, che c'è questo, o Piddo Panno viene, o tutto ci inserirlo. Decidevano tutto loro, la rimanenza della commissione, perché li volevano proprio mettere da parte. E come infatti hanno fatto tanti omicidi senza bontà per partecipare e rimaneva a guardare, perché erano soli. Come infatti subito l'hanno levato in Menzipier, perché per la commissione di Corleonesi era importante esaminare. Levaro loro e hanno l'Italia in mano. Chi sceglie la commissione è Cosa Nostra. Quindi le lamentele erano che la commissione deliberava di commettere dei crimini, sì, senza che lui ne fosse informato. Neanche lo formavano, perché la maggioranza, come lei mi impara, vince sempre la maggioranza ogni cosa. Se io siamo cristiani, ne abbiamo 10, vinci i 10, un vinci tu. Così era la commissione. Ma lui Questo ringraziando sempre a Michele Greco, perché Michele Greco era il capo della commissione, se era più preciso in queste cose succedevano, i molti non venivano, i poliziotti non morivano, ci sarebbero tante cose, ma purtroppo. Ma il Bontate faceva parte della commissione? Sì, faceva parte, perché era un capo, tutti i capi di ogni famiglia per parte della commissione, chiamata commissione.
Ma dico, questa deliberazione di questi crimini di cui lei ha parlato, insomma, di cui ha accennato, avveniva con la presenza del Bontate o addirittura... Neanche lo cercavano, perché erano tanti, per esempio come la gioca. Io ricordo quando sono andato a fare partita, la gioca ma chi era? Si sentiva qualche minima cosa. Ora lei invece di sigarette va a Napoli, oppure a Palermo, non ne trova tutta la gioca, non è che trova più sigarette. I bambini tutti si hanno pure, ma hanno pure figli. Neanche lei si vede il concetto che hanno perso pure i figli, che hanno tutti figli, come ce l'ho pure io, la gioca. Si ammazza la gente umana, i bambini che nascono, e questi uomini d'onore chiama lei. Per me non esistono più uomini d'onore. Questo dove mi trovo oggi io seduto qua. Per tanti motivi. Il Bontate di questa situazione non fece nulla per cercare di eliminare questa situazione, di capovolgere questa situazione? Bontate ha fatto, ma subito ci deve tenere voi, ci ha ammazzato a tutti e tre. Sì. L'hanno fatto subito. Ma prima di questo fatto cruento, insomma, Sì. dell'omicidio, Sì. che cosa lui le disse? Che si era rivolto a qualcuno, aveva parlato con qualcuno, aveva protestato? Si era rivolto a Michele Greco, ma Michele Greco quando succedeva una cosa, quando ci conveniva si diceva sapeva qualcosa, quando non ci conveniva diceva io non saccio niente, e pigliava tempo, e tempo a campare, e le cose siamo arrivati a questo punto, come quando è morto Bontà, siamo andati da Michele Greco per sapere notizie di Bontà. Dice ora vediamo, non sapeva niente, ma lei pensa che a Bontà viene ammazzare, o che fosse la Pino Greco viene a ammazzare a Bontà, o lo Chiusetto viene a ammazzare a Bontà, e non lo sapeva niente, tu Pollarà ne ha fatto di vice, subito la morte di Bontà e non sanno niente a nessuno, questa è la cosa nostra. Ora, lei con la frequentazione che ha avuto con Bontate, Sì. ha avuto modo di raccogliere le sue confidenze? Sì, ma in parte non è che io stavo tutti i giorni là perché ero latitante. Io dopo sono andato a soggiorno, quando venivo era il mio dovere il nome principale. Sì. Però non è che io mi contava la morte e passione, che io stavo tutti i giorni là. Stavo una paio di giorni quando ero a Palermo, da soggiorno, venivo senza permesso. Ma che lamentele aveva lui in quel periodo? Me lamentere erano generiche in famiglia perché aveva un Tosuccio Inserillo d'accordo, un Pedopanno, l'abbonarmi Pedopanno era pure d'accordo, tutta la rimanenza c'erano contro, perché c'era il fattore da gioco in mezzo. E questi erano personaggi, che sia Panno, che sia Bontato, non volevano fare la gioco, Inserillo se la faceva per i fatti suoi, però Bontato non partecipava. Questa era la saggezza di un uomo d'onore, che ormai è finita. In sostanza il Bontate non voleva partecipare allo spaccio di stupefacenti. Non ne voleva partecipare, ne faceva e ne trattava, però in famiglia di Bontate si trattava la gioca. Però Bontate, Stefano Bontate non faceva gioco, era contro la gioca. Nella famiglia Bontate? Io parlo di Stefano Bontate, non faceva la gioca, ma i familiari, diciamo, del nucleo di Bontate, famiglia Bontate, la gioca si faceva. Ma il capo di una famiglia può impedire, per esempio, che si faccia lo spaccio di droga o proibire una determinata attività? Potrebbe impedire, però Bontate e compagno come Panno non hanno potuto mantenere, perché venivo io e ci diceva Bontate, diceva ma che mangiare? Allora se io avevo di bisogno, se tu mi dai i soldi, io la gioco non la fatto, ma tutta questa gente che ormai pigliavano i miliardi, si buttavano tutti, qui poco e qui tanto, perciò Bontate non poteva fronteggiare tutto questo numero di gente a non fare la gioca. Il Bontate era molto amico dell'Inserillo? Sì, molto amico di Inserillo, di Panno, Piddo Panno, di Cascialdacci. Questi erano gli unici amici che ci sono rimasti veri, come infatti sapete i risultanti che fine hanno fatto. L'imputato, sì, scusi. No, dica L'imputato Buscetta ha dichiarato a dibattimento che tutti gli uomini d'onore, secondo lui, si occupavano di traffico di stupefacenti, con delle nobili eccezioni, tra cui il Badalamenti, il Buscetta stesso, Gerlando Alberti ed altri. Al che la mia domanda è questa: al Buscetta Tommaso da quali circostanze di fatto o da quali notizie obiettive gli risulta che tutti gli uomini d'onore si occupassero del traffico degli stupefacenti e se ci fossero altre eccezioni oltre quelle da me citate? Ma dove? In America o qui in Sicilia? In Sicilia? Sì, a Palermo, Sì. che interessano il nostro processo naturalmente. Perché io non vorrei assolutamente precludere, ma ricordo bene che domanda di questo genere l'ho fatta, una domanda del genere l'ho fatta io, però potrebbe darsi che l'abbia fatto con riferimento all'America, per cui
Non ho nessuna difficoltà a rivolgere all'imputato da quali notizie, come lei ha prese, che tutti questi uomini d'onore si davano al traffico di stupefacenti. Innanzitutto perché lo facevano tutte le persone della commissione. Secondo, perché lo facevano i capi di tutte le famiglie. Terzo, perché io, quando sono ritornato nell'80 a Palermo, ho visto le ricchezze che c'erano fra tutti gli uomini d'onore che prima, conosciuti anche in carcere negli anni 77, non avevano la possibilità di ricevere il cibo dalla famiglia. Quindi è una constatazione fatta da me. Ed ebbe anche delle confidenze su questo punto? Ne ho avute tante confidenze, ma adesso dovrei fare nuovamente l'interrogatorio per queste cose. Io credo che ho abbastanza delucidato il giudice Falcone e questa corte delle persone. Signor Presidente, un'altra domanda. L'imputato Buscetta ha dichiarato più volte nei suoi interrogatori istruttori che Stefano Bontade era un uomo personalmente molto ricco, a foglio 135, perché erede delle fortune paterne e dello zio, e a foglio 245 ha anche dichiarato che Stefano Bontade non tollerava affatto il traffico degli stupefacenti perché a suo modo di vedere avrebbe comportato la rovina della cosiddetta Cosa Nostra. Ha anche dichiarato, sempre a foglio 245, che Stefano Bontade era un uomo di grande autorità e di grande saggezza, ma soprattutto di grande autorità in seno alla sua famiglia. Ora io chiedo all'imputato Buscetta se sa che Stefano Bontade, come non tollerava in assoluto che gli uomini d'onore trafficassero in sostanze stupefacenti, lo abbia mai tollerato o non lo tollerava assolutamente per i componenti della sua presunta e cosiddetta famiglia. Non l'abbia tollerato anche nei confronti dei componenti della sua famiglia? Dei componenti, soprattutto nei confronti dei componenti della sua cosiddetta famiglia di Cosa Nostra. Insomma, se vietava anche ai componenti della famiglia di Santa Maria di Gesù. Ecco, le risulta che il Bontade vietasse ai componenti della famiglia di Santa Maria di Gesù il traffico di stupefacenti? Prima cosa desidero ricordare all'avvocato che il traffico di stupefacenti ha avuto il suo esploit nel 1978. Nel 1978 non aveva più quella personalità in seno alla sua famiglia, perché sappiamo dei vari retroscena che c'erano dentro la sua famiglia stessa con il fratello. Terzo, non poteva fare il paladino, il Don Chisciotte, di lottare tutti gli uomini d'onore che ormai erano coinvolti nella droga, e quindi chiudeva gli occhi. Ma ci parli di quello che lei sa sull'omicidio del Bontade, come si è verificato? L'omicidio di Bontade era il suo compleanno. Io un giorno prima ci avevo andato a fare i auguri. Io avevo un mandato di cattura per sequestro di persone e avevo 26 anni addosso. Io in quell'occasione non sono andato alla festa, ma ci sono andato un giorno prima, ci ho fatto gli auguri perché avevamo un'amicizia molto intima. Allora l'indomani c'era la festa e non ci sono andato. Nella festa ci sono state tante di quelle persone, tanti, Petrino Lo Iacono come base principale, perché era un sotto reggente della situazione in quei periodi, poi Fratelli Pullarà e tanti altri, il lucchese Giuseppe che apparteneva alla famiglia di Michele Greco e tanti altri. Hanno preparato la gabbia perché la festa la fecero Soidino. Dopo la sera se ne a casa a ir a vedere la famiglia dopo una giornata che era la sua festa, dare un piacere alla sua famiglia, 10 minuti, mezz'ora che sa. E già subito lui aveva le persone nella sua famiglia che ci portavano le battute che lui a casa. Appena esce da casa, che a radio avvertivo ci arrivavano. Appena arrivava al semaforo, aveva lui, ci vicina la festa. E chi si veniva a festa Bontade? Ma il Bontade aveva ordinato un'automobile blindata? Bontade, il fattore della macchina, l'avevano ordinato perché c'erano dei brutti umori in giro proprio perché avevano tutta la gente contro. Allora non era un ragazzino, Bontade, si guardava le palle, non faceva del male e avevano ordinato delle macchine. Però queste macchine sono arrivate purtroppo quando la morte è successo già a Moiterito. E chi se l'ha presa questa macchina? Una Saviglione Serile e una Saviglione Mimmo Teresa.
quando la morte già di Bontate. Però all'inserirlo non servì molto perché fu ucciso lo stesso. Inserirlo era, come ci disse poc'anzi, era giovane ancora di Cosa Nostra, non era un uomo maturo per poter mantenere Cosa Nostra, perché se ammazzandoci un grande amico se ne va con la macchina blindata è finito il mondo. Pensi che una macchina blindata possa fare tutto. Purtroppo fece la fine Rosucci. Quindi il Bontate, quando venne ucciso, come doveva andare in campagna? Quando fu ucciso Bontate, aveva dovuto dare la campagna a casa sua, in via Villa Gazzi. 7 mensoro non era che è stato con la famiglia e se ne. Davanti a lui c'era un certo Stefano Di Gregorio con 127 pure di bontà e faceva di battestate per aprire il cancello. Nella via Loi c'è il semaforo, Di Gregorio è arrivato a passare, Bontate no. Di Gregorio è arrivato in campagna a aprire il cancello, Bontate appena arrivò al semaforo, mentre era fermato il semaforo è morto. Ci pare va a finire all'incrocio, arriva a sorpassare. Assata. A lei queste cose che gliele raccontate? Questo, tutti i discorsi sono fatti di Mimmo Teresi, anzi ho ancora cosa da aggiungere, se gentilmente le mi fa aggiungere. Tutto quello che vuole. No, grazie. Allora cosa è successo? L'uccisione di Bontà, è ritornato il Di Gregorio che era avanti, non vedendolo più arrivare. Appena arrivato a vicino la macchina che fare accesi. Parli più adagio, cioè meno concitatamente, se è possibile. No, ma è un'abitudine, non sono concitato, sì, sono calmissimo. Sì, no, voglio dire meno rapidamente allora. Sì. E allora quando questo è ritornato ha visto questa macchina urtata verso il muro con la luce accesa. È sceso, ha aperto lo sportello di lato destro, che la macchina la traversa sulla via Loi, sale così. La macchina è andata a finire sulla sinistra. Lui apre la porta sulla destra e va per salire nella macchina. Ma siccome il Bontà già con l'uccisione che ha avuto lui in macchina era sceso sui sedili e il sangue ci cadeva sul seggiolino e sulla pedana del passeggero. Appena è salito ci ha messo il piede e rimescia tutta la fronte del piede di Gregorio, ha visto che era morto, ha preso la macchina e se n'è andato per non incorrere contro la polizia, guai. E questa è la morte di Bontà. Sì. Questo Mimmo Teresi com'è che ha preso tutte queste circostanze? Perché c'era il suo Di Gregorio, era vivo, ora non so se è morto. Di Gregorio Stefano? Di Gregorio Stefano. Sì. Questo era il figlioccio di Stefano Bontà. E tramite lui abbiamo ricostruito tante di quelle cose. Sì, ma il Teresi si preoccupò di conoscere queste cose, sia perché era amico di Stefano Bontà. Ma era un rappresentante della nostra famiglia, subito andato da Michele Greco per cercare di dove veniva il sciacquo. Michele Greco non sa niente, faceva l'uomo morto, non sapeva niente, perché è una cosa molto importante, si figura noi. Perciò è arrivato da Michele Greco e Michele Greco non sapeva niente dell'omicidio di Bontà. Ora vediamo. Più chiara, ci andarono molte persone al funerale di Bontate? Nei funerali di Bontate da parte di Michele Greco ci vanno a somogliere, ma se ne Padaro ci vanno pure a somogliere. Ma tante gente ci sono andati pochi. Io mi riferisco nella morte di ammazzare a Bontà. Io pensavo, essendo un uomo della famiglia Bontà, da latitante con 26 anni mi nevo o Baglio Bontà per sentire qualcosa, ma di quelle 120 persone che eravamo noi potevamo essere 10 persone, 8 persone. E gli altri, bello appunto, gli altri erano tutti venduti, tutti gente venduta, perché a Bontà ammazzavano così. È stato un calcolo buono come si hanno fatti con Leonessa. In ordine all'uccisione del Bontate. Come? Dico, in ordine all'omicidio del Bontate, sì. Sorsero dei sospetti nell'interno della famiglia? Sì. E cioè su chi si... I signori fratelli Pollarai, Nino Bontà, Giovanni Terese, questi erano i signori che avevamo vicino e stanno venduto il suo sangue, perciò si figura cosa ne possono fare del sangue. Questi sono i signori mafiosi della nostra famiglia. Giovanni Bontà che rapporti aveva col fratello? Giovanni Bontà era col fratello? Sì. Erano fratelli. Questo lo sapevo. Insomma, erano buoni i rapporti tra i due fratelli? Quello era il capo, lui era un soldato, no? Capirà da un capo a un soldato, avevano un po' fra di loro un po' di cose che a me non c'entravano, cose familiari, sa? Non ne potevo attaccare io una brutta discorso fra Bontà, Stefano, Bontà, Giovanni, erano fratelli. Ma Giovanni, c'erano contrasti pure tra i fratelli sul fatto del traffico di stupefacenti, oppure no?
Questo particolare non ci so dare proprio spiegazioni in merito, perché se avevano concesso non ci so dire con precisione perché cosa avevano il concesso.